Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch, edizione Hachette in scala 1:8, uscita numero 37. Sapete che io ci tengo a dar la possibilità a chi lo desidera di poter, oltre che vedere le immagini, anche leggere i contenuti. Quindi, se qualcuno di voi ne avesse il piacere, potrà andare a vedere il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questo motivo, per dare la possibilità a tutti di poter anche leggere ciò che è scritto all'interno di ogni fascicolo. Adesso andiamo subito quindi a vedere la fase del montaggio. Monteremo parte del cerchione posteriore sinistro. Io intanto desideravo ringraziare tutti i miei iscritti, grazie ragazzi, e alle persone che non sono ancora iscritte. Se avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli. E se qualcuno tra di voi avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. All'interno troviamo il cerchione, la parte interna del cerchione, metallo tutti e due i pezzi, questo che è il coperchio del tamburo dei freni, i bulloni che sono in plastica, come anche questo, e una serie di viti PM. Come potete vedere ne manca già qualcuna, perché io sono andato già a inserirle nei fori dedicati. Mi sono creato il filetto con un lubrificante, va bene qualsiasi lubrificante. Voi potete anche vedere che ci sono anche le viti DM, perché io ho già il numero 38 e 39, oltre ovviamente a questo che è il 37, e quindi sono andato a montarmi già, ad avvitarmi già le viti per portarmi avanti con il video. Consiglio a tutti di crearsi il filetto con l'ausilio, ripeto, di un lubrificante. Una curiosità che ho io e volevo chiedere a voi ragazzi se avete la stessa lettera stampata con il numero R1, perché di solito R, right in inglese, vuol dire destra, ma qua stiamo montando il sinistro, anche se non ne vedo la differenza poi tra ruota destra e sinistra, ma qui specificano sinistro, non lo so. Mentre invece, come potete vedere, qui abbiamo la lettera L, che è left, e in effetti qui è sinistro. Eccola qui. Ecco, solo questo. Mi fate sapere anche voi se vi è capitata la lettera R. Tutto qui. Bene, andiamo subito a mettere i bulloni. Ce ne serviranno 5. Uno è dato in più nel caso se ne rompesse qualcuno. Speriamo non più di uno, perché ne avete solo uno in più, però ne avete uno in più per ogni ruota che ricevete. Quindi ovviamente lo inseriamo dalla parte dove l'abbiamo staccato. Questo è entrato troppo facilmente e non va bene, perché poi si perde.
Ce n'è uno che è entrato facilmente. Non è un problema. Io poi le metterò semplicemente un ferro arroventato qua dietro e andrò a scaldare la plastica che dilatandosi me lo bloccherà. Oppure mettete un po' di colla. Sto parlando di questo che, eccolo qui, è già caduto da solo. Me ne sono accorto subito. Fate attenzione a non perderlo. Eh sì, non sta. Oppure si va semplicemente a deformarlo rendendolo ovale con una pinza e poi lo seriamo di nuovo dentro. Anzi, un attimo che lo faccio subito, così vi faccio vedere. Eccoci qua. Anche se dovessi danneggiarlo, ma non credo, userò quello di riserva. Ecco qua. Vedete? Non è più cilindrico. Vediamo se riusciamo ad ottenere lo scopo. Ecco qua. Non serve assolutamente più il collante perché questo non esce mai più, a meno che non lo spingo da dietro. Perfetto. A questo punto andiamo a rimuoverci le 3 viti PM che ho usato prima per crearmi il filetto. Prendiamo il coperchio del tamburo del freno e andiamo a inserirlo. Fatelo girare finché si inserisce nella posizione corretta. Eccolo qui. E avvitiamo. Mi raccomando, se avete piacere, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli. Se qualcuno tra di voi avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti pure privatamente, grazie. E abbiamo finito. Ecco qua. Questo è il risultato finale. Abbiamo finito il montaggio numero 37. Adesso, prima di salutarci, vado a prendere tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero e ci vediamo dopo per i saluti. Ciao ragazzi. Ecco qua. Questo è quello che abbiamo montato fino a questo numero, il 37. Parte della ruota posteriore sinistra che andremo a completare con l'uscita numero 38, i 2 tamburi posteriori dei freni, il lampeggiante, bellissimo, parafango anteriore sinistro, tutto metallo, freccia funzionante,
il musetto, tutto in metallo. Le uniche parti in plastica sono quelle cromate e questa nera. Tutto il resto è metallo. Le luci saranno funzionanti, tutte e 6. Queste 4 più queste. E qui potete vedere i fori dedicati per i LED. Ricordatevi ragazzi, fatemi sapere per questa lettera qui se avete anche voi la R. È solo una mia curiosità, anche se non vedo che differenza ci possa essere tra la ruota destra e la sinistra posteriore. Non lo so. E poi il motore. Sembra vero. Avete visto le pipette come sono tutte messe bene? Se andate a vedervi il video e i consigli, anche voi potrete ottenere questo risultato. Ricordatevi comunque, ogni qualvolta che andrete a montare un nuovo numero, andate a stringervi tutte le viti che vi siete strette e vi siete messe nel numero precedente, perché poi si assestano e cominciano ad avere gioco. Dovete evitarle sempre, ricordatevelo. Ogni volta fate un giro indietro e andate a stringervele. È importante questo. Adesso diamo una guardata anche sotto al telaio e poi Michele vi saluta. Vi ringrazia del vostro tempo. Grazie ragazzi. Grazie di continuare a visualizzare i miei video. Grazie delle iscrizioni. Grazie dei bei commenti che mi scrivete. Mi incoraggiano e mi lusingano molto. E ancora un'altra volta grazie, perché ringraziare non è una cosa brutta se è fatta con il cuore. E ripeto ancora una volta grazie perché siete linfa del canale e io sono qui ancora a, come posso dire, o rendervi partecipi della mia passione, e sono qui grazie a voi. Sapete che io ho conosciuto persone a me molto care, che adesso non sto qui a dirvi, che non mi hanno mai detto neanche una sola volta grazie. Il grazie molte volte non ce lo si vuol sentir dire, però è anche l'unico modo di renderci conto se una persona apprezza e si rende veramente conto di quello che uno fa. Va bene, grazie ragazzi del vostro tempo. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando non mancate al prossimo video numero 38 e poi seguirà il numero 39 e se avete piacere andate anche a vedere, non appena lo carico, l'ultimo video, il numero 40 della Lancia Stratos Livrea Alitalia, lo dico meglio, Alitalia, del grande pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga, edizione Centauria in scala 1:8, una macchina che ha vinto il Rally di Monte Carlo nel 1975, no, chiedo scusa, nel 1976 ha vinto il Rally di Monte Carlo, nel 75 il mondiale. Grazie ragazzi.